Carissimi amici, buongiorno di nuovo, bentornati nella mia cucina. Allora, oggi quello che vi presento è un piatto veramente semplice da fare, ma delizioso. Faremo una pasta con il salmone affumicato e anche qui poi vedremo che tipo di salmone, perché non ce ne sta un tipo solamente. La ricetta è molto semplice, quindi ci vediamo subito gli ingredienti, il video, i miei soliti piccoli consigli. Non farò la chiusura perché non ce n'è bisogno, mentre invece voglio ricordare a te che è la prima volta mi vieni a trovare di iscriverti al canale. A te non costa nulla e a me fa crescere. Se vi è piaciuta la ricetta, mi raccomando, commentate e mettete tantissimi like e noi ci vedremo al prossimo video. Un bacione! Allora, per fare questa ricetta non ci vogliono tantissimi ingredienti, però vediamo subito quello principale, ovvero il salmone, perché c'è qualche cosa da dire sul salmone. Allora, innanzitutto quello che io utilizzerò oggi sono dei ritagli, però fateci caso, guardate che tipo di colore è veramente bello, perché rosa, non è così eccessivo, sì c'è qualche pezzettino nero, ma diciamo che la maggior parte, come vedete, sono tutti quanti rosa. Cosa sta a significare? Che qui in pratica si è preso la parte terminale del salmone quando viene appunto lavorato e preaffettato e i vari pezzetti poi vengono raccolti e vengono utilizzati appunto per fare la pasta. Ve lo dico subito, generalmente in commercio non si trovano così belli, questi sono quelli che vendo io, non costano pochissimo ma non costano neanche eccessivamente. In più, quando vedete che un salmone ha queste venature, vedete, dove non c'è particolarmente grasso, anzi io adesso ve lo faccio vedere dalla baffa. Questa è una delle baffe che io vendo. Vedete qui le venature sono leggerissime, sta a significare che questo salmone non è stato pompato, non è stato alimentato a forza, ma è stato alimentato naturalmente. Questo sta a significare che ha pochissimo grasso e la carne è soda e veramente che deliziosa, rispetto ad altri invece quando vedete quelle forti righe bianche che sono righe di grasso, invece quello è stato veramente alimentato in maniera eccessiva. Quindi, come vi dicevo, è un po' difficile trovarli, però si trovano. Adesso passiamo a tutto il resto. E quindi, oltre al nostro salmone, abbiamo i tagliolini all'uovo, il porro, 20 grammi di burro, un pochino di panna, io non sono un grande amante, però in questo caso qui un pochino ci sta bene, un bicchierino di vodka, fogli di basilico e sale e pepe. E adesso cominciamo. E allora, per cominciare mettiamo il nostro burro, lo accendiamo perché sennò credo che non cuoceremo mai. Il nostro porro affettato, ricordatevi che del porro dovete affettare la parte bianca, non quella verde, e mettiamoci anche un filo d'olio, altrimenti rischiamo di alzare troppo il punto di fumo del burro. E nel fondo ci andiamo a mettere anche i gambi del basilico, che come per il prezzemolo hanno un forte potere aromatico, poi dopo questi chiaramente li toglieremo, e lasciamo andare così per qualche minuto. Passati 3 minuti ci andiamo a mettere il nostro salmone che ho spezzettato ancora di più. Ecco qua, ci andiamo a mettere anche un goccio di acqua di cottura, lo andiamo a sfumare con la nostra vodka, o poi se non avete la vodka va bene il rum, va bene il cognac, o nel caso anche un vino, però diciamo che col salmone ci sta bene la vodka. Allora, questo è un piatto che non va cotto molto, il salmone diciamo che è già cotto di suo perché è affumicato, quindi ancora 2 o 3 minuti e poi basta. A questo punto poi regolatevi con la cottura della pasta, perché se è una pasta, quella che utilizzo io appunto, pasta fresca all'uovo, c'ha pochi minuti di cottura. Se usate quella secca, regolatevi di conseguenza, nel qual caso spengetelo. Poi a 3 minuti dalla fine della cottura della pasta, allora a quel punto riaccendete il fuoco e la saltate. Qui l'acqua bolle e quindi andiamo a mettere la pasta all'uovo. Allora, togliamo i gambi del basilico, la pasta è cotta, poi andiamo a mettere un pochino di panna, che mi sembra tanto derive le pennette al salmone che si facevano negli anni 80, e poi un po' di pepe macinato al momento. Perfetto. E mo l'assaggio. Oh, non lo so come, ma ha preso sto vizio di assaggiarla da padella.
Guardate, che meraviglia. Sono ritornato indietro nel tempo. E pennetta al salmone, ma chi se ne ricorda? Buonissima.